Ero in Kurdistan, ragazzi, in mezzo al nulla e faceva un caldo atroce. C'era un sole forte, c'era vento e io veramente non ce la stavo per fare più. A un certo punto si ferma una macchina e mi dice: "Dove vai?" Stavo facendo autostop e gli rispondo: "Ma guarda, dovrei arrivare a Diyarbakir." "Mi dispiace", mi dicono, "purtroppo non andiamo a Diyarbakir." La macchina se ne va, dopo un paio di minuti torna e i due signori mi avevano comprato una bottiglietta di Sprite e un bicchiere perché avevano visto che stavo aspettando qualcuno che si fermasse sotto il sole e purtroppo loro non andavano nella mia direzione, ragazzi. Qualche minuto dopo si è fermata un'altra macchina che mi ha portato a Diyarbakir. La pazienza è fondamentale, ragazzi. La pazienza è importantissima. Se non impariamo ad essere pazienti, non riusciremo mai a fare nulla nella vita, perché ogni tanto le cose non vanno come ci aspettiamo che vadano, ogni tanto c'è qualche imprevisto, ogni tanto ci vuole più tempo, ogni tanto ti si buca la ruota della bicicletta, ogni tanto la macchina rimane in panne e non funziona. Dobbiamo imparare ad essere pazienti. Credo che sia la pazienza è un po', diciamo, la grande lezione che ho imparato facendo l'autostop, perché quando fai l'autostop devi essere paziente, non c'è nessun'altra cosa che puoi fare, devi aspettare e puoi soltanto aspettare, ok? Anche in realtà se stai aspettando un pullman in Uruguay e non c'è nessun orario dei pullman, la pazienza è una delle cose che mi mancavano all'inizio e che ho imparato con il tempo. Sono lontano dall'essere una persona paziente, ma cerco di fare del mio meglio giorno dopo giorno dopo giorno. Perché però stiamo parlando di pazienza, ragazzi? Perché, come dico sempre io, imparare una lingua è una maratona, non è uno sprint. Troppe volte vogliamo raggiungere risultati subito e ci stanchiamo e vediamo che non li abbiamo raggiunti, poi vediamo il video di qualcuno su YouTube che magicamente in qualche modo impara una lingua in 2 ore, imparare una lingua in 1 settimana, in 1 mese, in 2 mesi, in 3 mesi, e noi magari è 1 anno che stiamo cercando di imparare la lingua e non abbiamo ancora raggiunto i risultati che volevamo. Attenzione anche a questi video, perché noi non sappiamo questa persona magari sta studiando 20 ore al giorno la lingua e allora sì, beh, se studia 20 ore al giorno la lingua in 1 mese può arrivare a un livello molto avanzato. 20 ore è impossibile, però anche se studiasse 10 ore al giorno, beh, può avanzare molto più velocemente di una persona che magari invece studia 20 minuti, mezz'ora al giorno tutti i giorni, perché 10 ore al giorno in 1 mese è uguale a circa 1 anno di studio della lingua, non lo so, ho fatto i conti davvero rapidi, però attenzione a questa cosa, ci vuole pazienza, mettiamoci nella testa che se vogliamo imparare una lingua dobbiamo trasformare l'apprendimento della lingua, il tempo speso a studiare una lingua, in una parte integrante della nostra vita, ragazzi, e dobbiamo comunque raggiungere un minimo livello settimanale, una quantità di tempo almeno settimanale o mensile che dedichiamo alla lingua. Io dico sempre almeno 15 minuti al giorno. Ecco che cade il video, cade tutto, è arrivato il vento, ma io cerco di essere paziente e cerco di riportarlo dov'era. Come diceva anche Cato Lomb, che è una grandissima poliglotta del secolo passato, magari vi lascio il libro, il link al libro nella descrizione di questo video, dobbiamo raggiungere un livello minimo perché sennò il nostro cervello si dimentica, ok? Quindi dobbiamo dire al nostro cervello che una determinata lingua, la lingua che stiamo studiando, è importante nella nostra vita, nella vita di Simone, nella vita di te che
che stai guardando. Io quando non ho voglia di studiare ogni tanto uso la regola dei 2 minuti, quindi dico va bene, soltanto per oggi studio 2 minuti, ti metti lì e davvero 2 minuti di pazienza al giorno, perché in realtà non è che non voglio studiare, ma magari sto facendo così tante cose, voglio fare tutto subito, 100 milioni di progetti e non ho tempo per una cosa che per me personalmente è importante, che è lo studio delle lingue. 2 minuti chiunque li può trovare, fai qualunque cosa, rivedi quello che hai fatto ieri, ascolta un pezzettino di podcast, gioca con Duolingo, qualunque applicazione tu abbia, fai qualcosa nella lingua che stai studiando se per te è davvero qualcosa di importante. Quindi la regola dei 2 minuti ci aiuta un pochino a essere pazienti. Per imparare a diventare pazienti, a parte i bus in Uruguay e fare l'autostop, ma possiamo allenarci a diventare pazienti in realtà in qualunque contesto. Pensiamo ad esempio quando siamo in cassa al supermercato, che cosa facciamo? Tiriamo fuori il telefono, iniziamo a scrivere, mandiamo messaggi, guardiamo un video, facciamo 500 milioni di cose, perché non vogliamo aspettare? Potremmo invece usarla come pratica per diventare più pazienti. Se impariamo, ragazzi, ad essere pazienti in un contesto, sarà poi molto più semplice esserlo in contesti diversi. Quindi è un allenamento per qualcosa d'altro, non è tempo perso in coda al supermercato. Se lo stiamo facendo coscientemente, con l'idea di dire va bene, se riesco a starmene qui tranquillo per quanto? 5 minuti al supermercato, allora imparerò ad essere più paziente anche quando si tratterà di fare cose più importanti, come ad esempio aspettare di vedere progressi nel nostro percorso di apprendimento di una lingua. Ecco perché secondo me, però ripeto, mi ci metto anche io perché ho tantissimo da migliorare, la pazienza è fondamentale, non solo con le lingue, ma in qualunque altra cosa. Pensiamo agli amici, pensiamo alle relazioni, alla famiglia. Ogni tanto qualcuno dice o fa qualcosa che magari ci indispettisce, non ci piace, quindi la pazienza di nuovo. Io dico un po' sempre, imparare una lingua in realtà ci insegna a vivere in qualche modo, ci insegna che possiamo vivere in un modo migliore o diverso, non lo so. Ad ogni modo, ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda la pazienza. Se sapete però esattamente cosa fare per imparare una lingua, i risultati ovviamente arrivano prima, pazienza o no. Ho fatto un video in cui vi racconto come imparare una lingua da zero. Dategli un occhio, piazzatemi un like e ci vediamo presto. Ciao ragazzi.